Lezione 1. Delizie casearie. Quando vado a fare la spesa, mi assicuro sempre di dare un'occhiata al reparto latticini. È lì che puoi trovare tanti prodotti deliziosi come formaggio e burro, vero? Sì. E lo yogurt è un altro alimento base che cerco sempre, è così versatile e gustoso. Sono d'accordo. Lo yogurt può essere gustato al naturale, con la frutta o anche nei frullati. Inoltre, ci sono così tanti gusti tra cui scegliere che è difficile annoiarsi. Esatto. E il formaggio può impreziosire qualsiasi piatto, che sia un'insalata o un piatto di pasta. È vero. Mi piace provare diversi tipi di formaggio provenienti da diverse regioni. È come una piccola avventura culinaria al supermercato. Sì. E il burro è essenziale per la cottura al forno, rendendo tutto così ricco e saporito. Lezione 2. Piccoli passi. Osservare i bambini che imparano a camminare e a parlare è un processo davvero affascinante, non credi? È proprio così. Ogni piccolo passo che compiono è per loro un traguardo enorme. E l'emozione sui loro volti quando finalmente riescono a stare in piedi è impagabile. Sì, è come se avessero conquistato il mondo in quel momento. Ricordo che mia zia cambiava il pannolino alla bambina e la incoraggiava a muovere i primi passi. Questa è una parte molto importante del loro sviluppo. Hanno bisogno di tutto il supporto possibile. Esatto. È incredibile assistere alla trasformazione dal gattonare al camminare. E una volta che iniziano a parlare, si apre un mondo completamente nuovo di comunicazione. Sì, quelle prime parole sono sempre così dolci e memorabili. Lezione 3. Preferenze di lettura. Sai, ho notato che alcune persone preferiscono leggere un buon libro o il giornale invece di guardare la TV. Interessante. Capisco perché leggere può essere un'esperienza così pacifica e arricchente. Assolutamente sì. C'è qualcosa di speciale nel perdersi in una bella storia. E i giornali possono tenervi aggiornati sugli eventi attuali in un modo che sembra più personale della TV. Esatto. Inoltre, leggere ti permette di stimolare la tua immaginazione, il che è una meravigliosa evasione. Sì, è come entrare in un mondo diverso a ogni pagina che giri. Adoro il modo in cui i libri possono insegnarci cose nuove e ampliare le nostre prospettive. Esatto, è affascinante come una semplice storia possa suscitare così tanti pensieri e conversazioni. E discutere con gli altri di ciò che leggiamo può dare origine a scambi profondi e significativi. Lezione 4. Ascolto attivo. Ho riflettuto molto su quanto sia importante ascoltare attivamente e comprendere le esigenze dell'altra parte. È un'abilità davvero preziosa. Aiuta davvero a costruire relazioni solide, non è vero? Sì. Quando ascolti veramente, dimostri di rispettare e apprezzare ciò che l'altra persona sta dicendo. Assolutamente sì. Crea uno spazio sicuro per una comunicazione aperta e basata sulla fiducia. Anche la preparazione gioca un ruolo fondamentale per una comunicazione efficace. Certamente. Sapere di cosa si vuole discutere può portare a conversazioni più produttive. Sì, e aiuta anche ad anticipare le preoccupazioni o le domande dell'altra persona. È vero.
Essere preparati può farti sentire più sicuro durante la discussione. E quando entrambe le parti sono coinvolte, il dialogo diventa più significativo. Lezione 5. Piani futuri. Non ho ancora pianificato il mio prossimo viaggio, ma penso proprio di andarci presto. Sembra entusiasmante. Hai in mente qualche destinazione specifica? Sto valutando alcuni posti, ma sto ancora valutando le mie opzioni. Ottimo approccio. Fare ricerche può aiutarti a trovare il posto perfetto per la tua avventura. Sì. Adoro esplorare nuovi posti e conoscere culture diverse. Assolutamente sì. È un'esperienza davvero gratificante uscire dalla propria zona di comfort. Ed è sempre divertente creare nuovi ricordi mentre si viaggia. Assolutamente sì. E poi ti dà qualcosa da aspettare con ansia. Esatto. Non vedo l'ora di finalizzare i miei piani e iniziare il mio prossimo viaggio. Lezione 6. Espressioni artistiche. Stavo giusto pensando a quanto sia gratificante creare arte, e tu? Adoro gli acquerelli. Creano effetti così belli e morbidi sulla carta. Sì. Gli acquerelli possono suscitare una vasta gamma di emozioni attraverso il colore e la tecnica. Esatto. È come se ogni pennellata avesse una storia da raccontare. Trovo affascinante come l'acqua possa cambiare il modo in cui i colori si fondono tra loro. Anch'io. È quasi magico vedere come i risultati inaspettati possano rivelarsi meravigliosi. E la pittura può essere terapeutica, consentendo l'espressione e il rilassamento. Assolutamente sì. È un modo meraviglioso per rilassarsi e dare sfogo alla propria creatività. Amo il modo in cui l'arte unisce le persone e può dare vita a conversazioni significative. Lezione 7. Divertimento del fine settimana. Ciao. Stavo pensando di fare qualcosa di divertente questo fine settimana, hai qualche idea? Sembra un'ottima idea. Che ne dici di esplorare un nuovo sentiero escursionistico? È un'idea fantastica. Stare nella natura può essere così rinfrescante e rinvigorente. Assolutamente sì. Inoltre, è un ottimo modo per fare un po' di esercizio fisico e stare in buona compagnia. Adoro scoprire nuovi sentieri e godermi gli splendidi paesaggi lungo il cammino. Sì, è sempre un piacere respirare aria fresca e ammirare il panorama. E se prepariamo un picnic, potrebbe trasformarsi in una bella gita. Sarebbe perfetto. Un picnic nella natura sembra delizioso. Facciamolo accadere. Non vedo l'ora di trascorrere un weekend pieno di avventure e divertimento. Lezione 8. Tariffe e colazione. Ho appena controllato il conto e sembra che ci siano delle spese aggiuntive per il nostro soggiorno che non mi aspettavo. Davvero? Di che tipo di accuse stiamo parlando? Sembra che abbiano aggiunto un supplemento per il servizio in camera e per il minibar, che pensavo fossero inclusi nel prezzo. Che frustrazione! L'hai detto quando hai fatto il check-in. Pensavo che avessero detto che la colazione era inclusa. Esatto. E ora dicono che la colazione è un costo aggiuntivo, a meno che non si utilizzi un coupon specifico. Wow, che atteggiamento subdolo! Cosa pensi che dovremmo fare al riguardo?
penso che dovremmo assolutamente parlare con la reception prima di partire. Userò la mia carta di credito per coprire qualsiasi problema che non riusciamo a risolvere. Ottima idea. È importante chiarire queste accuse per non farci cogliere impreparati. Assolutamente sì, meritiamo di sapere esattamente per cosa stiamo pagando. Lezione 9. Il dibattito sulla bomba atomica. Hai mai pensato a quanti soldi sono stati spesi per sviluppare la bomba atomica? Assolutamente sì, è stato sbalorditivo, soprattutto se si considerano le risorse dedicate alla sua creazione. Alcuni sostengono che fosse necessario per porre fine alla guerra, mentre altri ritengono che sia stato un fallimento morale. È una questione complessa, non è vero? Molti ritengono che il fine giustifichi i mezzi, mentre altri non sono d'accordo. È interessante come alcuni affermino che il desiderio di utilizzarlo nasca da un mix di paura e potere. In effetti, quella dinamica di potere fu cruciale in quel periodo storico, plasmando le relazioni internazionali per decenni. Le implicazioni di un'arma del genere si avvertono ancora oggi, non credi? Sicuramente è un promemoria della responsabilità che deriva dai progressi tecnologici. Solleva la questione dell'etica nel progresso scientifico, un aspetto che dovremmo sempre considerare. Lezione 10. Dare forma alla speranza. Con pazienza e un cuore grato, come pensi che possiamo trasformare la speranza in qualcosa di significativo? Credo che tutto inizi con piccole azioni che ispirano gli altri, creando un effetto a catena di positività. Ha senso, quando agiamo con gentilezza, influenziamo chi ci circonda a fare lo stesso. Esatto, e mantenere un atteggiamento positivo può davvero trasformare le nostre esperienze quotidiane. Si tratta di trovare gioia nelle piccole cose e di condividere questa gioia, giusto? Sì, ed essere veramente grati per ciò che abbiamo può amplificare la nostra felicità. Ho scoperto che la gratitudine spesso porta anche a legami più profondi con gli altri. Certamente, quando esprimiamo apprezzamento, coltiviamo le nostre relazioni e costruiamo una comunità solidale. Quindi, come possiamo praticare attivamente la gratitudine ogni giorno? Lezione 11. L'importanza dell'etichetta. Sapete, oggi molte persone credono che le buone maniere non siano più così importanti come un tempo. È vero, ma credo che lo scopo dell'etichetta sia quello di aiutare le persone a sentirsi a proprio agio e rispettate. Esatto, crea un'atmosfera in cui tutti si sentono apprezzati e ascoltati. Mi chiedo se le persone si rendano conto che le buone maniere possono effettivamente migliorare le loro interazioni sociali. Spesso sottovalutano quanto un semplice grazie o per favore possa fare una grande differenza. Può inoltre aiutare ad allentare la tensione in situazioni difficili, rendendo le conversazioni più piacevoli. Sì. Si tratta di promuovere un senso di comunità e di comprensione tra di noi. Una buona etichetta può abbattere le barriere e costruire ponti, non credi? Certamente, è una parte fondamentale della comunicazione efficace in qualsiasi cultura. Lezione 12. Attrazioni turistiche. Hai intenzione di visitare qualche attrazione turistica durante il tuo viaggio? Assolutamente. Voglio vedere la Torre Eiffel, è un monumento iconico. Ottima scelta! La vista dall'alto deve essere mozzafiato. Ho sentito dire che è ancora più bello di notte, quando è tutto illuminato.
Sì, quelle luci scintillanti creano un'atmosfera magica. È assolutamente da vedere. Quali altri posti ci sono nella tua lista? Mi piacerebbe visitare il Louvre, soprattutto per vedere la Monna Lisa. Oh, che affascinante! L'arte gli è rinomata in tutto il mondo. È incredibile quanta storia sia racchiusa tra quelle mura. Lezione 13. Prendere decisioni. Non vedo l'ora di partire. Hai pensato a cosa vuoi fare? Ho qualche idea, ma a volte decidere può essere difficile. È vero, vogliamo sfruttare al meglio il tempo che trascorriamo insieme. Penso che sia importante bilanciare attività divertenti anche con un po' di relax. Assolutamente sì. Un mix di avventure e relax è essenziale per una vacanza perfetta. Quindi, verso cosa ti stai orientando? Sto pensando ad avventure all'aria aperta, magari a fare un'escursione o a esplorare i mercati locali. Sembra entusiasmante. Adoro immergermi nella cultura locale. Anch'io. Ci dà la possibilità di entrare in contatto con il luogo a un livello più profondo. Lezione 14. Piani per la colazione. A che ora viene servita la colazione in hotel? La colazione viene servita dalle 7 alle 10, il che ci offre un buon intervallo di tempo. Perfetto. Non vedo l'ora di provare i piatti locali che offrono. Sì, assaggiare la cucina locale è uno degli aspetti che preferisco del mio viaggio. Spero che abbiano dei dolci freschi. Ho sentito dire che i dolci francesi sono buonissimi. Lo sono. Non c'è niente di meglio di un croissant caldo al mattino. Esatto. È un modo delizioso per iniziare la giornata. E fare colazione con calma ci permette di pianificare la giornata in anticipo. Giusto. Dà un tono positivo alle avventure a venire. Lezione 15. Divertimento invernale. Hai mai costruito un pupazzo di neve durante l'inverno? Sì, certo. È un'attività davvero divertente, soprattutto se fatta con gli amici. A volte costruisco anche un fortino di neve. Aggiunge un ulteriore livello di divertimento alla neve. Sembra fantastico. Una battaglia a palle di neve è sempre uno spasso dopo. Esatto, una volta facevamo delle battaglie a palle di neve epiche. Questi sono alcuni dei miei ricordi invernali preferiti. È incredibile come la neve possa trasformare una giornata qualunque in un'avventura. Ed è un ottimo modo per godersi l'aria aperta e mantenersi attivi durante i mesi freddi. Sì, l'inverno ha il suo fascino, soprattutto con tutte le attività divertenti che possiamo fare. Lezione 16. Viaggi di successo. Direi che è stato un viaggio riuscito, nonostante le piccole difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, non credi? Assolutamente. Spesso sono proprio queste sfide a dare vita alle storie migliori. Esatto, è il modo in cui li gestiamo che conta. Ci insegna la resilienza e l'adattabilità, che sono abilità preziose nella vita. E ogni esperienza arricchisce il nostro viaggio, non è vero? Sì, ci plasma in modi di cui al momento potremmo anche non renderci conto. Mi piace guardare indietro e riflettere su ciò che abbiamo imparato da quei momenti. Anch'io. Rende i ricordi ancora più speciali.
Quindi, quale sarà la nostra prossima avventura? Lezione 17. Città storiche. Sapevi che questa città fu fondata nel XVII secolo da coloni provenienti dai Paesi Bassi? Davvero? È affascinante. Adoro scoprire la storia dei luoghi che visitiamo. Sì, quei primi coloni chiamarono la loro città New Amsterdam, che poi divenne New York. È sorprendente come i nomi e i luoghi si evolvano nel tempo. Questo ti fa apprezzare ancora di più la loro storia. Assolutamente sì. Passeggiando per le vecchie strade, si possono quasi percepire le storie del passato. Immagino. Pensi che esista ancora qualcuno degli edifici originali? Sì, alcuni di essi sono stati preservati come siti storici e vengono offerti tour che ne mettono in risalto l'importanza. Sembra incredibile. Mi piacerebbe molto vedere come viveva la gente a quei tempi e com'era la loro vita quotidiana. Certo. È interessante pensare a quanto fosse diversa la vita rispetto a oggi. Lezione 18. Alleanze storiche. Sapevi che un tempo gli accadiani erano tenuti a prestare giuramento di fedeltà a Re Giorgio d'Inghilterra? Davvero? È davvero interessante. Mi chiedo cosa li abbia spinti a fare una cosa del genere in un periodo così tumultuoso. Era una situazione complessa, soprattutto perché molti accadiani erano originariamente coloni francesi. Ha senso. Devono essersi sentiti intrappolati tra due nazioni potenti, il che sarebbe stato difficile. Esatto. Phillips riuscì a negoziare questo nel 1729, assicurandosi la fedeltà della popolazione francofona. È affascinante come tali decisioni abbiano plasmato il futuro di quelle comunità. Come pensi che si siano sentiti al riguardo? Immagino che ci fosse un misto di paura e speranza, poiché volevano assicurarsi la sopravvivenza in un panorama politico in continua evoluzione. È vero! La loro lealtà deve essere stata messa a dura prova nel tempo, soprattutto con i mutevoli schieramenti nella regione. Sì, ed è notevole come la storia costringa spesso le persone a fare scelte difficili per il bene delle loro famiglie. Lezione 19. La felicità della pasticceria. Hai mai provato a fare il pane in casa? Sì, l'ho fatto e devo dire che c'è qualcosa di incredibilmente appagante nel preparare il pane in casa partendo da zero. Sono completamente d'accordo. Il profumo del pane fresco che riempie la cucina è qualcosa di ineguagliabile. Esatto! È come un caldo abbraccio per i sensi. Che tipo di pane ti piace preparare di più? Adoro preparare il lievito madre, il lungo processo di fermentazione gli conferisce un sapore davvero unico. Il lievito madre è fantastico. Di solito scelgo il classico pane bianco. È semplice, ma così confortante. Hai mai provato ad aggiungere erbe aromatiche o aglio al pane? Ne esaltano il sapore. Oh sì! Una volta ho preparato il pane all'aglio e rosmarino ed è stato un successo alla cena che ho organizzato. Sembra delizioso. Ti piacerebbe cucinare insieme qualche volta? Lezione 20. La scelta dell'auto. Stavo controllando il nostro inventario e sembra che ci siano ancora alcune auto disponibili. Che tipo e dimensione vorresti prendere in considerazione? Ho davvero bisogno di un'auto piccola e facile da manovrare, soprattutto in città. Qualcosa di compatto sarebbe perfetto.
Fantastico! Abbiamo un paio di modelli compatti disponibili. Preferisci una berlina o una hatchback? Penso che una berlina sarebbe più comoda per parcheggiare. Inoltre è più facile caricare la spesa e altre cose. Assolutamente sì. Le berline a 2 volumi sono piuttosto versatili. Vuoi dare un'occhiata alle caratteristiche che offrono, come l'efficienza nei consumi e le opzioni tecnologiche? Sì, mi piacerebbe saperne di più sull'efficienza del carburante. È un fattore importante per me. Questo modello consuma circa 35 miglia per gallone, il che è piuttosto impressionante per la guida in città. Pensi che possa soddisfare le tue esigenze? Certo, mi farebbe risparmiare un bel po' di benzina. E le dotazioni di sicurezza? È dotato di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui il mantenimento della corsia e la frenata automatica di emergenza. Potrebbero rivelarsi davvero utili. Lezione 21. Affari rischiosi. Ho riflettuto a lungo sui potenziali rischi a cui andiamo incontro nel nostro progetto. È fondamentale analizzarli attentamente uno per evitare sorprese in futuro. Certamente, la gestione del rischio è essenziale. Se non identifichiamo tempestivamente questi rischi, potremmo ritrovarci ad affrontare gravi battute d'arresto. Giusto, alcuni rischi potrebbero sembrare di poco conto all'inizio, ma potrebbero trasformarsi in problemi più gravi se non siamo preparati. Esatto. Ad esempio, se trascuriamo i rischi finanziari, potremmo mettere a repentaglio l'intero budget. E per quanto riguarda i rischi operativi? Possono coglierci di sorpresa se non abbiamo un piano solido. Sì, avere piani di emergenza è fondamentale. È come avere una rete di sicurezza che ci salva se qualcosa va storto. A proposito, hai pensato a come possiamo comunicare efficacemente questi rischi al team? Sì, dovremmo organizzare una riunione in cui discutere le nostre scoperte e raccogliere i contributi di tutti i soggetti coinvolti. È un'ottima idea. Conoscendo il punto di vista di tutti, possiamo perfezionare il nostro approccio e renderlo più efficace. Lezione 22. Avventure ad Amsterdam. Sono davvero entusiasta della possibilità di fare scalo ad Amsterdam. Sembra un'opportunità divertente per esplorare la città. Sono completamente d'accordo. Quanto tempo abbiamo durante lo scalo? Credo che ci vorranno circa 6 ore, il che dovrebbe darci abbastanza tempo per vedere qualche attrazione. Perfetto! Ho sentito dire che i canali sono bellissimi e potremmo anche prendere qualche spuntino locale mentre siamo lì. A proposito di spuntini, quanto costa il biglietto per l'intero viaggio? Penso che costi circa $1.000, ma considerando lo scalo, potrebbe valere ogni centesimo. Assolutamente sì. Esplorare Amsterdam sarebbe un'esperienza unica, soprattutto grazie alla sua vivace cultura e storia. Inoltre, potremo goderci una piccola avventura prima di raggiungere la nostra destinazione finale. È come fare 2 viaggi in uno. Sono tutta per massimizzare le nostre esperienze di viaggio. Lezione 23. Malinconia cinematografica. A volte guardo film tristi che mi fanno davvero piangere. Può essere piuttosto catartico, non credi? Lo capisco, ma personalmente non mi piace sentirmi triste. È difficile per me scrollarmi di dosso queste emozioni dopo. È un'osservazione giusta. È interessante come persone diverse reagiscano ai film. Alcuni trovano gioia nella tristezza, mentre altri preferiscono storie più leggere.
Esatto. Spesso mi piacciono le commedie o i film che fanno stare bene perché mi tirano su il morale e mi fanno sorridere. Capisco. Ma pensi che sia importante provare una gamma di emozioni attraverso i film? Certamente. Ci aiuta a entrare in contatto con i nostri sentimenti, ma preferisco comunque mantenere un atteggiamento ottimista quando posso. Lo rispetto. È tutta una questione di preferenze personali e di ciò che ci tocca. Certo. Se devo investire del tempo in un film, voglio sentirmi bene dopo, non oppresso dalla tristezza. Ha perfettamente senso. Dopotutto, i film servono a intrattenerci e a permetterci di evadere dalla realtà per un po'. Lezione 24. Esplorazioni della città. Stavo pensando al nostro prossimo viaggio e esplorare la città mi sembra un'idea fantastica. Sono assolutamente d'accordo. Quali posti specifici hai in mente? Beh, mi piacerebbe molto visitare i mercati locali e vedere quali cibi unici hanno da offrire. Sembra fantastico. Mi piace sempre assaggiare le prelibatezze locali quando viaggio. Anch'io. È uno dei modi migliori per immergersi nella cultura. Assolutamente sì. Inoltre, potremo scattare un sacco di foto per ricordare la nostra avventura. Sì. Catturare quei momenti sarà davvero speciale. Pensi che dovremmo pianificare un itinerario? Forse solo una vaga idea di ciò che vogliamo vedere. Ci darà un po' di flessibilità per esplorare spontaneamente. È un buon equilibrio. Mi piace l'idea di avere una certa struttura, ma lasciando spazio alle sorprese. Lezione 25. Viaggi culinari. Hai mai provato a cucinare ricette internazionali a casa? Può essere un'esperienza davvero divertente. Sì, l'ho fatto. È come portare un pezzettino di mondo nella mia cucina. E tu? Lo adoro. Di recente ho provato a preparare il curry thailandese ed è venuto sorprendentemente bene. Sembra delizioso. Ho sempre voluto provare a preparare il sushi in casa. Il sushi è un'ottima scelta. Sembra impegnativo, ma una volta fatto bene, dà grandi soddisfazioni. Esatto. Inoltre, è un'attività divertente da fare con gli amici. Potremmo organizzare una serata a base di sushi. Sarebbe fantastico. Potremmo imparare insieme e poi goderci le nostre creazioni. Certamente. È un ottimo modo per creare legami e condividere esperienze culturali attraverso il cibo. Adoro il modo in cui la cucina può connetterci a culture diverse. Rende il pasto ancora più speciale. Lezione 26. Caccia alla recensione. Quando pianifico un viaggio, leggo sempre le recensioni per trovare le offerte migliori. Mi aiuta davvero a restringere il campo delle opzioni. È un approccio intelligente. Io faccio lo stesso, soprattutto quando si tratta di alloggi e ristoranti. Esatto. Voglio essere sicuro di fare le scelte giuste prima di spendere i miei soldi. Inoltre, le informazioni locali possono fare un'enorme differenza nella nostra esperienza. Certo. E darò anche un'occhiata ad alcune attrazioni locali che hanno buone recensioni. Sì, si tratta di ottimizzare il nostro tempo e di ottenere il massimo dalla nostra visita.
Adoro scoprire tesori nascosti che non compaiono nelle tipiche guide turistiche. Anch'io. Rende il viaggio più autentico e memorabile. Assolutamente sì. Facciamo una lista dei posti che vogliamo visitare in base alle recensioni. Lezione 27. Obiettivi di giardinaggio. Ho pensato di creare un orto nel mio cortile, ma non so bene quanto grande dovrebbe essere. Può essere difficile decidere, ma iniziare in piccolo potrebbe essere l'approccio migliore. Sono d'accordo. Forse basterebbe piantare qualche pianta per prendere la mano prima di espandersi. Esatto. È più gestibile e ci permette di imparare strada facendo. Secondo te, da quali tipi di piante dovremmo iniziare? Suggerirei le erbe aromatiche. Sono facili da coltivare e possono essere utilizzate in cucina. Ottima idea! Inoltre, le erbe fresche aggiungono un tocco di sapore ai piatti. Assolutamente. E più tardi potremmo anche provare a cucinare qualche verdura. Sembra un progetto divertente. Immagino già un bel giardinetto. Lezione 28. L'entusiasmo per un viaggio d'affari. Sì, il mese prossimo andrò a Parigi per una conferenza di lavoro e sono molto emozionato. Sembra fantastico. Parigi è una città così vivace che ha tanto da offrire. Lo so. Non vedo l'ora che arrivi la conferenza, ma spero anche di esplorare un po' la città. Dovresti assolutamente farlo. Quali sono i luoghi che ti interessano di più? Mi piacerebbe visitare la Torre Eiffel e magari passeggiare lungo la Senna. Entrambe sono scelte fantastiche. La vista dalla Torre Eiffel è mozzafiato. E la Senna è perfetta per una passeggiata rilassante dopo una giornata intensa di conferenze. Esatto. Puoi immergerti nell'atmosfera e gustare anche la cucina locale. Sì. Troverò sicuramente il tempo per farlo. Hai qualche consiglio su qualche piatto da provare assolutamente? Lezione 29. Cucina internazionale. Lo terrò a mente. Quali altri piatti internazionali consigli di provare durante il viaggio? Ce ne sono così tante. Dovresti assolutamente provare l'autentica pasta italiana. È una vera svolta. Sembra delizioso. Ho sentito dire che la pasta fatta in casa è un'esperienza completamente diversa. Assolutamente sì. E non dimenticate il curry indiano. I suoi sapori sono incredibili. Adoro i curry. Sono così ricchi e confortanti. E i dessert? Oh, devi assolutamente provare i macaron francesi. Sono leggeri e pieni di sapore. Ho sempre voluto assaggiarne uno. Sembra una delizia. Fidatevi, ne vale la pena. Ogni regione ha le sue specialità da scoprire. Sono emozionato solo al pensiero di tutto il cibo delizioso che mi aspetta. Lezione 30. Armonia tra lavoro e vita privata. Ho riflettuto molto su cosa renda un lavoro davvero appagante e credo che tutto dipenda dal trovare il perfetto equilibrio tra lavoro e vita personale. Assolutamente sì, e credo che anche le opportunità di crescita giochino un ruolo significativo in questa equazione. Non sei d'accordo? Sì, quando un lavoro mi consente di svilupparmi personalmente e allo stesso tempo di avere tempo per me stesso, mi sento gratificato.
È come trovare un ruolo che non solo ti stimola, ma rispetta anche il tuo tempo libero. Esatto. Ho visto persone prosperare in ambienti in cui potevano crescere senza sacrificare la propria vita personale. Ed è confortante vedere aziende che danno priorità al benessere dei dipendenti insieme all'avanzamento di carriera. Giusto. Fa un'enorme differenza quando ti senti valorizzato come persona a tutto tondo, non solo come dipendente. Si tratta di creare una cultura aziendale che favorisca la crescita sia professionale che personale. Assolutamente sì. Questo equilibrio è essenziale per la soddisfazione lavorativa a lungo termine e la felicità generale.